Immagina di chiudere 50 euro in un cassetto blindato. Torni dopo un anno, riapri e ne manca un pezzo. Come se un topo l'avesse mangiato. Quel topo esiste davvero e si chiama inflazione, ma oggi ti do qualche arma per catturarlo e per proteggere i tuoi risparmi prima che sia troppo tardi. Se non mi conosci, mi chiamo Claudio, ho lavorato come auditor per 2 delle Big Four e adesso metto queste competenze al servizio della mia finanza personale. Questo canale è il laboratorio dove condivido strategie concrete e i risultati del mio percorso per dimostrarti che non è mai troppo tardi per prendere in mano il tuo futuro finanziario. L'inflazione è l'aumento generalizzato e continuo dei prezzi di beni e servizi. Ma questo come si traduce nella pratica? Semplicemente considerando che con la stessa quantità di denaro nel tempo puoi acquistare meno cose, perché l'inflazione fa proprio questo. Consuma il valore dei tuoi soldi. Facciamo subito un esempio pratico. Supponiamo che oggi con 10 euro puoi andare alla pizzeria di Michele e comprarti una bella pizza. Avere un'inflazione annua per ipotesi estrema del 20% significa che l'anno prossimo torni da Michele con i tuoi 10 euro, ma scopri che il prezzo della stessa pizza è salito a 12. Ecco che cos'è l'inflazione. Il risultato principale quindi è la diminuzione del potere d'acquisto del denaro. Ogni tuo euro nel tempo vale un pochino di meno di prima. Ma perché c'è inflazione? Da dove nasce? Diciamo che non appare da nulla, ma esistono diversi fattori che la possono innescare. C'è l'inflazione da domanda, che si verifica quando la richiesta di beni e servizi supera la capacità di produzione delle aziende. Se non lo sai, il prezzo di qualsiasi cosa è determinato dall'incontro tra domanda ed offerta. Ora, immagina che tantissime persone vogliano comprare il nuovo iPhone 17 Pro, appena uscito. Quindi la domanda sale, però la Apple non riesce a produrne abbastanza per tutti. L'offerta rimane costante, quindi per accaparrarselo le persone sono disposte a pagare qualcosa in più e il prezzo cresce. Questo è il caso dell'inflazione da domanda. Poi c'è l'inflazione da offerta, che si verifica quando aumentano i costi per produrre beni e servizi. In questo caso non è la domanda a salire, ma è l'offerta a scendere. Supponiamo che nel corso dell'anno l'offerta di grano diminuisca a causa di un cattivo raccolto, per esempio. Se c'è meno grano in giro e quindi cala l'offerta, il suo prezzo aumenterà e di conseguenza produrre pane e pasta costerà un pochino di più e le aziende, per mantenere i loro profitti, trasferiranno i maggiori costi sul prezzo finale che tu paghi al supermercato. E poi ancora c'è l'inflazione da eccesso di moneta. L'inflazione può aumentare anche se in un'economia circola troppo denaro rispetto ai beni e servizi disponibili. Questa situazione te la spiego con un fatto che è successo a me. Io sono un appassionato di montagna e una volta, alla fine di una lunga scalata, arrivo con alcuni amici ad una piccola baita dove un contadino vendeva taglieri di salumi e formaggi. Non c'erano prezzi esposti, dato che in tasca avevamo soltanto 15 euro in contanti fra tutti e non c'era modo di pagare con il bancomat, gli chiedo se ci avrebbe dato il tagliere per quella cifra. Lui ci pensa un attimo e dice che poteva andare, ma proprio in quel momento arriva un nostro amico ritardatario che, sentendo la conversazione, dice: ragazzi, tranquilli, io ho altri 10 euro. Adesso, secondo te, a quanto ce l'ha venduto il tagliere il contadino alla fine? A 25 euro, bravo. E a quell'amico, secondo te, quante botte gli abbiamo dato? Ecco, bravo di nuovo. Il tagliere era sempre quello, non era diventato più grande o più buono, semplicemente il contadino si era reso conto che la quantità di denaro a nostra disposizione era aumentata e ha adeguato il prezzo. Noi eravamo affamati e glieli abbiamo dati e questa è l'inflazione per eccesso di moneta. Quindi l'inflazione non è un concetto astratto, ma ha effetti molto reali e tangibili sulle tue finanze personali. Nel presupposto che le tue entrate non aumentino alla stessa velocità dell'inflazione con meccanismi tipo scala mobile stile anni 80, il carrello della spesa e il pieno di benzina costano di più, le bollette aumentano e di fatto ti impoverisci perché puoi permetterti meno cose. E poi, se tieni i tuoi soldi fermi sul conto corrente, l'inflazione ruba un pezzettino del loro valore reale ogni giorno. Ecco, valore reale e valore nominale dei soldi. Che differenza c'è? Te lo spiego in 2 parole. Il valore nominale è semplicemente il numero che vedi scritto su una banconota. Il valore reale invece è quello che conta davvero, ossia quante cose puoi effettivamente comprare con quella banconota. Ti ricordi l'esempio della pizza di prima? La banconota che è usato per comprare la pizza da Michele ha un valore nominale di 10 euro e questo valore rimarrà lo stesso tra un anno. Peccato però che l'inflazione avrà fatto salire il costo della pizza a 12 euro e di conseguenza diminuire il valore reale della tua banconota da 10. Ecco perché, anche se il saldo del tuo conto nel tempo rimane lo stesso, che è il suo valore nominale, i tuoi risparmi in realtà valgono di meno. Il loro valore reale scende e poi influenza i tuoi investimenti. E perché l'inflazione è un fattore cruciale
cruciale anche per gli investimenti, perché per avere un guadagno reale il rendimento che ottieni da un investimento deve essere superiore al tasso di inflazione. Mi spiego meglio. Facciamo che un investimento ti offre un rendimento del 2% in un anno, ma l'inflazione nello stesso anno è stata del 3%. Il tuo rendimento reale in questo caso sarà negativo per la differenza, avrai fatto il meno 1%. Anche se il tuo investimento ha fruttato qualcosa, complessivamente il tuo potere d'acquisto sarà diminuito. Ma sorprendentemente l'inflazione può avere anche un effetto positivo. È già, perché se sei un debitore e paghi rate a tasso fisso, ad esempio hai un mutuo, il valore reale del denaro che devi restituire diminuisce nel tempo. E questo succede per lo stesso motivo per cui i soldi lasciati sotto al materasso perdono di valore, solo che in quel caso il meccanismo ti favorisce. In pratica la tua rata non aumenta insieme a tutti gli altri prezzi e se nel tempo riesci a guadagnare qualcosina in più, quella rata peserà di meno. Ma come puoi difendere i tuoi soldi dall'inflazione? Esistono diverse strategie per proteggere e persino far crescere il tuo patrimonio anche in un contesto di inflazione. Per esempio, puoi ridurre al minimo la liquidità che non produce interessi. Tenere troppi soldi su un conto corrente che non ti paga nulla, abbiamo capito che significa perdere potere d'acquisto. Scegliere per la tua liquidità o il tuo fondo di emergenze dei conti correnti, conti deposito o ETF monetari che fruttano qualcosa, magari non risolve il problema, nel senso che solitamente i rendimenti offerti non compensano per intero gli effetti inflattivi, ma certamente danno un buon contributo ed è meglio che tenerli fermi. E poi investi per battere l'inflazione. Il nostro obiettivo minimo con gli investimenti dovrebbe essere quello di ottenere un rendimento reale almeno positivo. Per farlo però è necessario investire in strumenti che hanno il potenziale di crescere più dell'inflazione. Per esempio il mercato azionario. Storicamente investire in un portafoglio diversificato di ETF azionari è stato uno dei modi più efficaci per superare l'inflazione nel lungo periodo. Se consideri che un ETF World performa mediamente il 7% annuo reale su investimenti di almeno 20 anni. Poi ci sono le obbligazioni indicizzate all'inflazione. Esistono titoli di Stato come i BTP Italia, il cui rendimento è legato direttamente all'andamento dell'inflazione. E poi ci sono i beni rifugio e le materie prime. Un'altra strategia, infatti, può essere quella di investire in beni reali come l'oro, per esempio tramite ETC, perché il loro valore tende ad aumentare con l'inflazione. E last but not least, in periodi di alta inflazione diventa ancora più importante monitorare le proprie uscite e ottimizzare il budget familiare per far fronte all'aumento dei costi. E per farlo al meglio, il consiglio è uno solo, quello di seguire su questo canale la serie di Fatti gli affari miei, in cui ti racconto la mia vita man mano che traccio le mie entrate ed uscite finanziarie. In ogni caso, ricorda che l'inflazione è una componente naturale dell'economia e non una sua distorsione. Un'inflazione intorno al 2 e al 2,5% è addirittura considerata segno di un'economia in salute e le banche centrali hanno come missione quella di stabilizzarla più o meno a quel livello. I problemi sorgono quando cresce troppo ed in modo incontrollato, ma per fortuna in questo video abbiamo visto cosa possiamo fare per difenderci. Fammi sapere nei commenti se questo tipo di contenuti ti interessano. Lascia un like, iscriviti al canale e ricorda che tenere i soldi fermi sotto il materasso è come provare a risalire una scala mobile che scende. Per quanto ti sembrerà di andare avanti, alla fine ti troverai più in basso. Un saluto dal Kleiser Lab, ciao!